Ho testato questa LPVO 1.8x24 della CV Life, un modello budget, quindi non molto costoso, ma che sa il fatto suo. Ho provato per voi questa LPVO 1.8x24 della CV Life. Stiamo parlando quindi di un'ottica con un numero di ingrandimenti limitato, variabile, da 1 a 8x, un diametro di lente da 24. Si tratta quindi di un oggetto dedicato ad un uso, diciamo così, operativo, ma anche alla caccia. Questo modello in particolare mi interessava perché ha un prezzo davvero interessante, poi vi metterò sotto ovviamente il link del prodotto così ve lo andate a vedere, ma offre comunque diverse peculiarità molto interessanti. Adesso la andiamo a vedere nel particolare, poi ovviamente la andrò a provare per voi in poligono, la monterò sul mio AR15 in 2.23. Allora, intanto dicevamo, quindi si tratta di un'ottica con una serie di ingrandimenti che vanno da 1 a 8x, quindi ci permette di essere utilizzata, diciamo così, un po' anche come un red dot, perché il reticolo si può illuminare e peraltro con due colori diversi, rosso o verde, ma grazie ai suoi 8 ingrandimenti totali ci permette anche di tirare, diciamo, a distanze interessanti su dei target magari non troppo grandi. Allora andiamo a vederla. Allora, questa è la scatola, l'avete vista, la solita bella scatola della CV Life, molto robusta. Questo è il libretto di istruzioni. Intanto vi dico subito che quest'ottica arriva con una serie di dotazioni davvero interessanti, quindi a parte la solita pistola di pulizia e la chiave Torx che serve per il serraggio delle viti, una cosa che mi è piaciuta davvero molto è che questa LPVO arriva già fornita della sua slitta cantilever. Questo non è poco, perché come sapete una slitta cantilever ha un certo prezzo e che spesso si avvicina abbastanza al prezzo dell'ottica stessa, quindi in questa confezione la troviamo già direttamente. Troviamo ovviamente anche le viti di serraggio, ma anche una serie di viti di ricambio e la chiavina di Torx per poterla fissare. Io l'ho già montata perché, come vi dicevo, fra poco la andrò a provare in poligono e vi farò vedere un po' come si comporta. Arriva comunque in dotazione anche con dei tappi di tipo flip up che hanno cosa interessante, anche però delle lenti trasparenti e che quindi ci permetteranno di utilizzarla anche con i tappi chiusi, ad esempio ci trovassimo sotto la pioggia. Sempre nella confezione troviamo anche la leva, la famosa true lever, cioè la leva che ci permette di azionare in modo molto più comodo e veloce la ghiera degli ingrandimenti. Sempre nella confezione troviamo anche le batterie, 2, quindi una più una di ricambio per l'illuminazione del reticolo, che si aziona tramite questo selettore da questa parte, che ha ben 5 livelli di luminosità sia per il rosso che per il verde, e poi le torrette che sotto ai classici tappi sono però regolabili a mano, non ci serviranno quindi degli attrezzi. Le torrette, vi dico subito, ogni click corrisponde a mezzo MOA a 100 yard, che è un classico per questo tipo di ottiche. Tutta l'ottica è realizzata con un tubo di alluminio aeronautico lavorato dal pieno. Come tutte le ottiche che si rispettino, lo vediamo da questo tappino che sta qua sotto, è stata riempita con un gas inerte che fa sì che l'ottica sia immune, diciamo così, da appannamenti per sbalzi di temperatura o umidità. Vado a leggere sul manualetto di istruzioni, che è compreso, ovviamente molto semplice ma molto chiaro nelle spiegazioni. Ci spiega anche molto chiaramente come utilizzare il reticolo, che è il classico reticolo che troviamo su molti modelli anche di brand famosi, appunto di LPVO. Vi dico subito quindi le caratteristiche principali, quelle che ci interessano sono, va bene, da 1 a 8x l'abbiamo detto, l'obiettivo da 24, abbiamo un range di elevazione e di windage di più o meno 60 MOA. L'eye relief, cioè la distanza a cui col nostro occhio riusciremo a mettere a fuoco bene la lente, sono 3.62 pollici.
Il tubo è da 30 e appunto i click per ogni click appunto delle torrette avremo uno spostamento di mezzo moa. Economico sì, ma non nelle prestazioni. Infatti come vedrete adesso dal test che ho fatto in poligono, devo dire l'ho trovata molto interessante come prodotto, proprio perché paragonando prezzo prestazioni direi che è un oggetto vincente. Ne approfitto per ringraziare la Sivulife che mi ha mandato questa bella LPVO per farne il test. Se non conoscete l'azienda, vi metto il link sotto, andatevela a vedere, perché è un'azienda che ha puntato, diciamo così, sulla fascia di mercato entry level, diciamo così, quindi prodotti non troppo costosi ma comunque di qualità. Peraltro, sempre in descrizione vi metterò un codice che potrete utilizzare se deciderete di acquistare qualcosa appunto dalla Sivulife, per avere un ulteriore sconto sul prezzo sui prezzi già devo dire molto vantaggiosi che ci offre appunto la Sivulife. La spedizione superate le 30 euro è gratuita, e vi dico che normalmente 8 massimo 10 giorni potete ricevere quello che avete ordinato. Approfittiamo quindi di una rapida tregua che ci ha dato il maltempo, andiamo subito in poligono e andiamo a provarla. Sul cartone in fondo, che adesso non vedete, poi dopo ve lo mostro, ho fatto tre riquadri, diciamo così. Il primo era la taratura ai 25 metri, l'altro i 50 metri e adesso 50 metri 2, c'è scritto vicino che dopo l'azzeramento sparerò 5 colpi da banco per vedere insomma quanto ai suoi 8 ingrandimenti, che è la massima, diciamo, il massimo zoom che ci permette di avere quest'ottica. Vediamo quanto riesco ad essere preciso. Dai, procediamo. Ok. Andiamo a vedere il bersaglio. Sono tutti qua dentro, come vedete, calcolando che insomma non avevo neanche un appoggio posteriore per la carabina, ma la stavo solo imbracciando, c'era solo l'appoggio anteriore, non ho neanche un bipiede, quindi niente male. Adesso la testiamo in modalità operativa. Allora, non vi ho detto che sto utilizzando la mia Ruger in 223, la Ruger MPR Multipurpose Rifle, e sto sparando la classica fiocchi blindata per uso, diciamo così, operativo. Ora ho quindi una sagoma posizionata a circa 25-30 metri, l'altra a 50, e approfittiamo finché il tempo regge, facciamo un po' di tiri, vediamo come si comporta quindi la LPVO 1.8x24 della Sivulife, utilizzando un ingrandimento prima più basso e poi più alto. Ok, ho sparato i primi colpi. Prima impressione, le lenti, diciamo, sono abbastanza buone, la trasparenza è sufficiente, diciamo così, per vedere molto bene le sagome. Prima non vi ho detto che comunque con gli ingrandimenti a 8x riuscivo tranquillamente, ovviamente a 50 metri, a vedere i fori sul cartone delle 223, che comunque fanno un foro molto piccolo. Il reticolo, che è il classico reticolo che si utilizza appunto per la compensazione balistica su un 223 alle varie distanze, è lo stesso, diciamo, che utilizzano molte altre LPVO. L'unica cosa, se posso dire, forse è leggermente un po' troppo spesso, diciamo così, nel suo disegno, ma per il resto sembra funzionare. Andiamo a vedere le sagome. Questa è quella più vicina, quella, diciamo, circa 30 metri. Come vedete ho fatto 3 fori praticamente tutti nella stessa esatta posizione. Adesso
ve li mostro meglio. Questi sono proprio praticamente quasi, cioè uno attaccato all'altro. Poi ho corretto, diciamo così, in quanto ovviamente essendo più vicina alla sagoma devo utilizzare un'altra stadia del reticolo per colpire, diciamo, questo che era, diciamo, inizialmente il mio bersaglio, anche se questa è tutta la zona A dell'obiettivo, diciamo, del bersaglio, quindi quella, diciamo, che ci interessa, e sono andato quindi molto vicino. Andiamo a vedere quella più lontana. Ok, su quella più lontana ci sono 3 colpi che sono all'interno della zona del centro di massa, quindi la zona A, e 2 molto vicini, un pochino bassi rispetto al mio bersaglio, quindi adesso ritentiamo, vediamo se riesco a fare meglio. Ok, quindi riproviamo, le sagome le vedete, procediamo. Go! Finiti. Andiamo a vedere com'è andata questa volta. Allora, quindi ce ne sono 2 dove sì, diciamo, sono andato un po' a largo, in effetti, non bene. Gli altri invece sono andati bene, perché ecco, uno è qua, questi c'erano già, sono questo qui credo. Quindi insomma siamo andati abbastanza bene. Dai, andiamo a vedere l'altra. Questo qui ci hanno proprio andato male, nel senso sono andato fuori, diciamo. Poi però abbiamo tutta una serie di colpi nella zona centrale. Ed eccomi rientrato per le conclusioni. Allora, che dire, la LPVO 1.8x24 della CV Life si è comportata molto bene nel tiro, diciamo così, di precisione, il tiro mirato. Sono riuscito a fare dei centri senza nessun problema, anche grazie agli 8 ingrandimenti che permettono ovviamente su distanze 50-100 metri di vedere davvero molto bene anche target molto piccoli. Ho trovato molto comoda la True Lever per azionare, diciamo così, per cambiare appunto gli ingrandimenti. Peraltro il movimento, non ve l'ho detto, ma è davvero molto fluido, oppone giusto quella resistenza che normalmente hanno le ottiche di un certo livello. Infatti ho apprezzato questa sensazione, perché ci fa capire che la meccanica, diciamo, con cui è realizzata è stata curata, diciamo, con la dovuta attenzione. Le torrette sono davvero comode, perché poter modificare direttamente senza nessun attrezzo le regolazioni per fare un rapido azzeramento. Infatti con 3 massimo 4 colpi ho fatto gli azzeramenti che dovevo fare sia ai 25 e poi ai 50 metri, e le torrette hanno dei click, diciamo, abbastanza buoni, nel senso che anche manualmente li sentiamo molto bene, quindi non è difficile capire quando ci siamo spostati, diciamo così, di un click avanti o indietro. L'oggetto si presenta molto solido al tatto, il peso non è eccessivo, e mi è piaciuta molto la cantilever, perché funziona davvero molto bene, nel senso che una volta stretta serra davvero bene. Il materiale della cantilever anche, devo dire, anche al tatto si capisce che, diciamo, è stato utilizzato un ottimo materiale per la sua realizzazione. Prima neanche ve l'avevo detto, ma togliendo ovviamente il tappo posteriore, come tutte le ottiche, ovviamente qui abbiamo la regolazione della diottria, appunto per adeguarsi al nostro occhio, anche questa molto grande, peraltro lavorata in questo modo, che quindi fa sì che abbiamo una grip molto, molto comoda per poterla azionare. Io poi ovviamente l'avevo coperta con il tappo in maniera da avere, diciamo, un'ulteriore protezione per le lenti. Le lenti sono di buona qualità, devo dire, cioè non ho avuto problemi di aberrazioni particolari, l'immagine si vedeva bene, ho provato anche ovviamente a guardare oggetti lontani, non in poligono, devo dire l'immagine rimane sempre abbastanza buona, quindi dovessimo sparare anche a 300-400 yard sicuramente non avremo problemi. Sono riuscito sempre a colpire i miei bersagli abbastanza precisamente, e soprattutto l'ottica non ha dato nessun problema, nel senso che non ho potuto apprezzare alcun spostamento dell'azzeramento. Quindi nel complesso un ottimo prodotto,
prezzo eccezionale, andatevelo a vedere perché è davvero molto interessante. Se cercate qualcosa del genere, diciamo nella categoria entry level, quindi non un oggetto altamente professionale ma che funzioni come deve, questo potrebbe essere sicuramente interessante. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sempre qui su Sendit.